Ciao a tutti appassionati di auto e di motorsport. Questa è la più potente supercar stradale in circolazione. Ha ben 1015 cavalli, 10 cavalli più della Ferrari SF90 che era la primatista in termini di potenza assoluta. Ma soprattutto questa Lambo Revuelto non ha soltanto 1015 cavalli, ma anche ben 4 motori, perché oltre a 12 cilindri aspirato a V sotto il cofano, ha 3 motori elettrici, 2 davanti e 1 dietro. È un'auto cattivissima, ma soprattutto mantiene un rombo e una sonorità incredibili che la rendono veramente aggressiva. Il nome di questa Lamborghini, Revuelto, come tradizione della storia della Lambo, viene da un toro. Si chiamava Revuelto, un toro di fine anni 800 che era particolarmente nervoso, ribelle, e durante una corrida si rifiutò di combattere con il torero e saltò gli spalti e seminò il panico tra il pubblico che stava a vedere la corrida. Quel toro fu battezzato Revuelto, che in spagnolo vuol dire agitato. Non c'è un nome più adatto per questa Lamborghini, Revuelto, agitata. Guardate le splendide forme di questa Lamborghini Revuelto. Il suo progettista, Mitja Borchardt, che è il capo del design di Lamborghini, ha detto che l'ha disegnata perché sembrasse un'astronave venuta giù dallo spazio. E in effetti il look è proprio quello. Però c'è una differenza. Le astronavi non fanno rumore quando arrivano dallo spazio. Invece questa Lambo col suo V12 aspirato, oltre ai motori ibridi, romba e ha un suono veramente stratosferico. Ora, il suono è la cosa più bella nelle auto sportive, perché noi siamo fatti di 5 sensi, oltre alla vista, all'odorato, al tatto, abbiamo l'udito. E le auto elettriche che tolgono il suono, non hanno rumore, non fanno percepire bene il senso della velocità e dell'accelerazione. Con questa Lambo non si può sbagliare, il suo V12 urla in maniera spettacolare, provate a sentirlo. Incredibile, no? Bene, il suono è la componente più importante per un'auto sportiva, quella che deve darti la percezione della velocità, dell'accelerazione, dello scatto, e il sound di questa Lamborghini è veramente fragoroso e non ci si può sbagliare. Non c'è nessun'altra auto stradale che ti dà il sound di questa Lamborghini, perché il suo è un motore aspirato, non è un motore turbo come quello di altre supercar in circolazione. Il turbo è un po' un filtro, qui invece il V12 aspirato non è filtrato da niente, dai 2 tubi di scarico esagonali in coda esce un sound fragoroso. In pista con la Lamborghini Revuelto e i suoi 1015 cavalli, trazione integrale. Quest'auto, che è il successore della Aventador, ha il 12 cilindri di 6,5 litri ibrido plug-in, ha ben 4 motori, perché oltre al V12 ci sono 2 motori elettrici davanti che aiutano soprattutto a gestire il torque vectoring, quindi la direzionalità dell'auto, e un motore elettrico dietro calettato sull'asse del motore posteriore. Quindi è un po' un mix tra una Formula 1 che ha il motore termico più un elettrico posteriore solidale al motore termico e una hypercar della classe LMDH che ha 2 motori elettrici davanti. È il massimo della tecnologia, però il V12 eroga 825 cavalli. I motori elettrici complessivamente erogano 190 cavalli per una potenza totale di 1015 cavalli.
Dopo la cosa divertente della Revuelto è che parte in elettrico, anche noi siamo partiti in elettrico dai box, ma adesso cambiando le mappature, mettendo le mappature più sportive, la macchina assume un rombo brutale e si sente che il motore termico spinge. Ha due sistemi di mappature, uno per il funzionamento puro del motore, quindi strada, sport, corsa, città, strada, sport, corsa, 4 mappature, e uno per la parte ibrida che va in recharge oppure in massima performance. Adesso, siccome sono in pista, io la metto in massima performance. Giro però con i controlli inseriti, l'accelerazione è pazzesca, sono in un attimo a 200 all'ora. I freni mordono, che è una bellezza, anche se la macchina ha i controlli inseriti, derapa comunque parecchio. L'accelerazione è brutale veramente sul rettifilo, e in un attimo arrivare a 2,33 su questo breve rettifilo in piena sicurezza in pista. Devo dire che anche con 1015 cavalli chiede rispetto, bisogna darle del lei, però la macchina è controllabile anche in condizioni di asfalto freddo. Bisogna aspettare che le gomme si scaldino bene. La facilità con cui entra in curva, non la facilità perché facile non è, ma la reattività con cui entra in curva è qualcosa di fantastico. D'accordo per le emozioni, per l'aggressività, per le sensazioni di velocità brutale che questa macchina dà, ma a livello di numeri esattamente come siamo messi? Abbiamo sottoposto la Revuelto ai rilevamenti del nostro centro prove di auto e questa macchina ha toccato i 353,6 km/h e ha bruciato lo 0-100 in 2,54, 2 secondi e 54, ed è uscita dal chilometro da fermo in poco più di 17 secondi. Una cosa spaventosa. Sono altrettanto spaventosi i consumi, perché con un motore 12 cilindri, 6,5 litri e 3 motori elettrici che non servono tanto a migliorare l'efficienza e i consumi, ma a dare più cavalli e più potenza, quest'auto percorre una media di 7,5 km con 1 litro, però in città scende sotto i 5 con 1 litro e in autostrada fa circa 8 km con 1 litro, ma a 130 all'ora, perché se poi vi esibite in qualche sorpasso e schiacciate il gas, altro che 8 con 1 litro.